Allora, iniziamo a spiegare la fisica a partire dai buchi neri. I buchi neri sono estremamente divertenti perché? Perché sono neri. All'interno ci sono degli oggetti pesanti come stelle, ma anche più pesanti delle stelle. E sono oggetti estremamente densi e dai quali non esce neanche la luce. Perché? La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Ci siamo? Allora, in poche parole, se vi spiego come funziona il discorso della scoperta di come funziona un buco nero. Allora, c'era un fisico, così raccontano, che faceva i calcoli balistici e in poche parole come lui doveva calcolare la traiettoria dei proiettili che sarebbero sparati e caduti, no? Perché dovevano colpire un bersaglio, non è che potevano andare oltre o prima. Allora si faceva sti calcoli. A un certo momento così si è sbizzarrito e ha detto ma un oggetto per lasciare la forza per sparire proprio, cioè lo lanci e va via nello spazio, quanto deve essere veloce? Nel senso che se è meno veloce di quello ritorna sempre, capito? Praticamente si chiama velocità di fuga. La velocità di fuga è circa 44.000 km all'ora. Quindi un razzo per andare via dalla Terra deve essere lanciato a una velocità di 44.000 km all'ora, perché così praticamente raggiunge la velocità di fuga e fugge dalla forza di gravità della Terra, capito? Se fosse una forza inferiore ritornerebbe giù, come i bambini quando tirano un sasso. Se tu tiri il sasso, sto sasso ricade. Se lo tiri ancora più forte, va più su e poi ricade, perché non ha raggiunto la velocità di fuga, ma ci vuole una grande forza per raggiungere la velocità di fuga, no? Una grande velocità più che altro. Lanciata questa premessa, vi spiego una cosa. I buchi neri, quando la luce fugge, ritornando al matematico, lui si è divertito, no? Ha detto, ma scusate, se praticamente un buco nero potrebbe esistere la possibilità che neanche la luce scappa, cioè basterebbe avere una forza di gravità talmente grande che non bastano neanche i 300.000 km al secondo che ha un fotone. Il fotone viene lanciato sempre a una velocità di 30.000 km al secondo. Proprio. E si sono divertiti a fare i calcoli per capire in quale modo il fotone non riuscirebbe a raggiungere la velocità di fuga. In quale modo? E quanto dovrebbe essere grande la massa per impedire la velocità di fuga? È lì che hanno cominciato a capire l'esistenza dei buchi neri. E poi queste equazioni le hanno ritrovate anche nelle equazioni di Einstein. Lui si pensava che si era sbagliato, invece no, era proprio così, perché c'era una situazione tale in cui il fotone non sarebbe riuscito a allontanarsi dalla forza di gravità e quello avrebbe formato un buco nero, nel senso che tutto cade lì dentro e nulla è capace da uscire, perché la cosa più veloce che esiste è la luce. Quindi se caschi in un buco nero, come la cosa più veloce che esiste è la luce, non riuscirà mai a uscire da lì. Neanche la luce stessa esce da lì. È chiaro? Però i fisici non sanno perché. Dice è la forza di gravità, è la forza di gravità, è la forza di gravità. Ok, la forza di gravità. Nessun fisico ha mai detto di aver capito che cos'è la forza di gravità. E invece io te lo spiego. Intanto te lo accenno. Allora, facciamo finta che tu hai un uccello che vola a 30 km all'ora in questa direzione e poverino ti incontra una corrente d'aria di 10 km all'ora in quest'altra direzione opposta, quindi lui vola, allora senza corrente d'aria, con la corrente d'aria di 10 km all'ora e si fatica di più, si va pure più piano. Ammettiamo che si ritrova una corrente d'aria di 30 km all'ora, ecco l'uccelletto, corrente d'aria, rimangono fermi e l'uccelletto rimane fermo. Dice, ma come? Certo, stanno da controcorrente.
Ma una cosa interessante è questa, che se l'uccelletto che va a 30 km all'ora si ritrova una corrente d'aria di 40 km all'ora, guardate che fa l'uccelletto, eh? Allora lui vola, corrente d'aria, e se ne ritorna indietro. Ma come ritorna indietro? Ritorna indietro sì, perché, capite, la corrente d'aria è più veloce di lui, quindi se lo porta dietro. E se la corrente fosse di 100 km all'ora, allora c'è l'uccelletto tutto felice, 30 km all'ora, 100 all'ora, lanciato via l'uccellino poverino. E perché? Perché c'è una corrente d'aria opposta. Quello che i fisici non hanno mai capito, perché porelli, loro che fanno tutti i calcoli matematici, tutte cosettine, che poi a livello concettuale Einstein era uno che riusciva a vedere con la mente le cose, ma i fisici d'oggi sono tutti fisici da McDonald's, nel senso che si mettono lì, fanno i conti, cosetti, questo c'è così, facciamo tornare i conti, perché se no tutto fa tutti i conti, cioè proprio il cervello non lo usa, fa tutti i conti. Allora che succede? Il buco nero, pure lui ti lancia il fotone a 300.000 km all'ora, capito? Quando la corrente d'aria, io la chiamo corrente d'aria per giocare, e tu dici ma nello spazio non ci sono correnti d'aria. No, non ci sono correnti d'aria, ci sono correnti spaziali. In che senso? Nel senso che, anche se i fisici non l'hanno capito, lo spazio si muove. Lo spazio si muove. Poi vi spiegherò perché lo spazio si muove. Però voi immaginate, allora, in una forza di gravità qualunque come la Terra, lo spazio si muove così, lentamente, verso il nucleo della Terra. E quindi è facile uscire da qui. Non tanto, perché 44.000 km all'ora ci vanno uscire, però si può fare. Ma quando la forza di gravità è molto grande, la forza di gravità dipende sempre e soltanto da una cosa, dello spazio che si muove verso l'interno del nucleo del corpo celeste. Nel caso dei buchi neri, il fotone, come l'uccellino di prima, no? Facciamo finta che c'è questo che invece dell'uccelletto ci sia un fotone. Il fotone sfreccia, no? Ma quando ti trova lo spazio che va più lento di lui, il fotone riesce a uscire lo stesso. Ma quando si trova uno spazio che va verso il nucleo, sempre del buco nero, perché lo spazio si muove, questo è il concetto che non era stato capito, lo spazio si muove verso l'interno del buco nero, e poi vi spiego perché. Lo spazio, come se fosse un fluido, come se fosse aria, come se fosse quello che vi pare, si muove più veloce del fotone. Allora che fa il fotone? E ritorna indietro, spinto come l'uccelletto di prima, no? Allora l'uccelletto 30 km all'ora, 10 km all'ora, allora se non c'è il vento 30 km all'ora, col vento di 10 contro, viaggio a 20 all'ora, col vento di 30 e 30 rimane fermo, e col vento invece di 100, l'uccelletto va a 30, che succede? Fai finta che è un fotone, e ritorna indietro, proprio non va avanti, capito? È come quando tu noti controcorrente, tu ci hai mai provato a nuotare in un fiume controcorrente? Lascia perdere, cioè se ti dice bene rimani fermo, e se no te porta pure via, capito? Quindi è questo il concetto. Il concetto è che lo spazio si muove e tutto lo spazio circostante, non solo ai buchi neri, ma a qualunque corpo che ha una capacità di forza gravitazionale, lo spazio va sempre verso il centro di questo corpo. Per il buco nero, stessa cosa. Lo spazio va verso il centro di questo, lo spazio si muove come se fosse un liquido, un fluido, aria, quello che ti pare si muove, e ovviamente come l'uccellino che fa così, lo spazio. Capito? Quindi è per questo che i fotoni non escono dal buco, non ce la fanno a uscire dal buco nero, non ce la fanno, capito? E l'orizzonte degli eventi dei buchi neri è quel luogo dove il fotone e il vento si equivalgono come velocità.
il fotone che vuole uscire e il vento spaziale, chiamiamolo vento spaziale come volete, che va verso il nucleo del buco nero, la parte più periferica, che è abbastanza lontana dal centro, la velocità del fotone e quella del vento gravitazionale si equiparano, per questo praticamente quello è l'orizzonte degli eventi. È considerato questo l'orizzonte degli eventi, capito? Perché chiaramente un po' più in qua il vento non è poi così forte, perché più ti allontani dal nucleo e più il vento è fiacco, più ti avvicini al nucleo e più il vento è forte. C'è un punto che si equiparano e un punto dove il vento in prossimità del nucleo è molto più forte, quindi il fotone non gliela fa uscire, come il povero uccellino che cercava di volare contro vento. E questo è il concetto, uno dei concetti più importanti. Poi chiaramente i fisici dicono tutte cavolate, perché non sanno perché lo spazio si muove verso il centro dei nuclei. Magari questo ve lo spiego la prossima volta. Un grande abbraccio a tutti, vi amo da sempre.